Un altro bellissimo video dove vi racconteremo tutta la verità, nient'altro che la verità riguardante l'apprendimento della lingua inglese. In questo video ci focalizzeremo su quello che non dovete fare in nessun modo se volete imparare la lingua inglese British. You want to start? Yeah, okay, so today we're going to be focusing on what not to do when trying to learn English. Possibly for your first time, or if you have been learning English, for example, during school, but you are not progressing. You are probably thinking, what am I doing wrong? Why am I not progressing? Where's the problem? So we're here to address that. So the first thing we would say is you need to stop following the academic method. Whether that's in an academic institution, if you're an adult or you're work and you have a job and you have evening sessions, or if you're still at school learning the language, or at university or what have you, because the academic method is very difficult to try and learn a language. It's probably one of the most difficult ways to try and learn it, because it's very structured, it's very rigid, it doesn't give you the opportunity to have like spontaneous conversations. You have to learn all the grammatical rules, but you never have the opportunity to actually practice them, use them in a conversation. So our first point would be to avoid the academic method. Ok, quindi praticamente il primo punto è quello di non seguire il metodo accademico che viene, tra virgolette, venduto nelle scuole e nelle accademie, soprattutto se siete degli adulti ma anche degli studenti universitari, ok, io ho una brutta esperienza a riguardo, vi lasciamo perdere, e anche se siete, diciamo, degli studenti della scuola, diciamo, secondaria, come si chiama in Italia. E quindi, vabbè, il primo punto è quello di non seguire il metodo accademico, semplicemente perché non funziona. Poi più avanti in questo video vi diremo appunto perché non funziona. E appunto magari se state facendo un percorso per imparare la lingua inglese in un'accademia, un percorso scolastico, vi accorgete che questo approccio di tipo grammaticale, di tipo accademico, non sta funzionando, e quindi siete lì sempre che vi domandate perché non sta funzionando, qual è il problema è che sono io sbagliato, il problema è la scuola, il problema sono i professori, eccetera eccetera. Il problema, ragazzi, è il metodo che non funziona, e ve ne accorgete dai vostri risultati e dai risultati che le persone delle persone che vi sono attorno. Ok, the second point. Our second point, so we've obviously told you what not to do, so not following the academic method. So instead what you need to do is start by using a better approach, a much more natural approach. And we have identified this as being something that is difficult to do, because if you are probably used to the school system, the way it works in the schools, a lot of the time, not all the time, but the vast majority, it's very difficult to then change your behaviour. If you're very used to the comfort of a textbook, to then start learning a language without having a textbook, or following grammatical rules, or just doing exercises like filling in blanks, for example, it's very difficult to change that behaviour. But that is something that you do need to do, and you do need to start focusing on a much more natural approach to learning English. Ok, quindi praticamente dovete incominciare con il piede giusto, ok? Perché sennò, cioè, è più difficile disimparare che imparare. Se siete stati abituati per diversi anni, per diversi mesi a seguire un certo metodo, diciamo, in un libro di testo, con un libro di testo scritto, è più difficile adesso magari dirvi ascoltate tanti podcast, guardate tanti film, eccetera eccetera. Cioè è più difficile disimparare un metodo rispetto a impararne uno nuovo. È più difficile cambiare un behavior, quindi un comportamento, ok?
più difficile se questo comportamento qua ce l'avete già installato dentro di voi, state già seguendo un percorso. Quindi se siete alle prime armi, incominciate con il metodo giusto, con quello che funziona, 100% funziona. Come fate a sapere se il metodo è giusto? Guardando i risultati che hanno le persone, punto, è così. Un metodo è giusto ed efficace se con quel metodo ottieni i risultati sperati, cioè non sperati, i risultati che volete ottenere. Okay? E guardando le persone che escono dalle scuole superiori, che escono dall'università, che escono dalle accademie anche con un certificato di lingua in mano, nella realtà se devono fare una conversazione con un madrelingua inglese o con uno straniero non riescono a sostenere questa conversazione anche che sia semplice o elementare, fanno degli errori di pronuncia che sono ridicoli, fanno degli errori di grammatica che sono da galera, ok? E quindi lasciamo perdere, quindi bisogna accettare il fatto che il metodo accademico, il metodo scolastico non funziona, ok? Yeah. Okay, and another point that we would say is, which already slightly touched upon, but to put down the textbook, stop practicing the grammatical rules. In English, I know it's slightly different when you're a native, but I know the principle is the same. I'm speaking to you that in English we never learnt the grammatical rules at school when we were younger as native English people. Sorry. Praticamente le persone inglesi, britanniche, non hanno mai studiato le regole grammaticali a scuola. A differenza dell'italiano, io per esempio quando andavo all'elementare, alle medie, alle scuole superiori anche mi sembra, studiavo le regole grammaticali, l'analisi logica, loro no, perché comunque l'inglese è abbastanza semplice se vogliamo dirlo, cioè rispetto all'italiano l'inglese è molto semplice, non c'ha le coniugazioni praticamente. Sì, ok, c'è delle eccezioni, c'è delle robe che dovete sapere, però comunque a livello grammaticale è rispetto all'italiano è facilissimo, no? E quindi cioè, loro non hanno mai studiato la grammatica a scuola, quindi come posso io pretendere di studiare l'inglese attraverso la grammatica se un madrelingua inglese non ha mai studiato la grammatica? È assurda questa cosa. Queste cose, ragazzi, nessuno ve le dice. Queste cose nessuno ve le dice, però appunto ve le sto dicendo io in questo video perché io so per certo che se voi seguite i miei consigli, cioè i nostri consigli, i nostri metodi, che in realtà non sono i nostri ma lasciamo perdere, cominciando da questi video che sono gratuiti su YouTube, finendo per comprare alla fine, dovete necessariamente, assolutamente prendere possesso del nostro videocorso e dei nostri percorsi, anche quelli più avanzati, se volete appunto imparare l'inglese, se no è difficile che ce la farete da soli, cioè comunque ci vorrà tempo, tantissimo tempo, tantissimi anni. E quindi la cosa che non dovete fare è quella di non usare i libri di testo, soprattutto appunto come vi ho già detto per quanto riguarda una lingua come l'inglese, che è una lingua vocale, quindi che fa riferimento principalmente alla pronuncia, a nuovi suoni, nuove frasi, nuove espressioni, cioè che dentro di voi non ci avete neanche ancora, dovete attivarle. So what we would say is you need to focus on the 4 key aspects of when learning a language, which is the same regardless of whether it's English, Italian, Spanish. The 4 key, obviously, which I'm sure you know: reading, writing, speaking and listening. So these 4 are really important to focus on, but focusing on them in the correct method, in the correct way, in the way that we know works. So, for example, with speaking, you're able to practice like the grammatical rules instead of just exercises after exercises where you have to fill in the blanks. For example, to be, and you've got a sentence and you've got to put it in the 3rd person singular, and doing that repetitively is very boring and not enjoyable, and you don't really get to practice the grammatical rules. So a better way is practicing, for example, with speaking, in like a spontaneous conversation. So if we were to speak in English, then you are, by the nature of it, practicing your English
without thinking about the grammatical rules. You just have to. It's a much more fluid, natural. I've never studied the grammatical rules. No, exactly. It's basically. And when you make a mistake, like if it's an irregular verb, for example, you might say it wrong, and then I'll correct you, and then you'll remember it. Or I can search on Google. Yeah. If I am by myself. Yeah, but if it's in a conversation. Yeah, it's fine. Then it's easier, obviously. Yeah, and you remember it more that way, like, because you'll remember it. It's just like, yeah, that's the best way how it works. So reading, writing, speaking, and listening, and focusing on those 4 things in 4 ways, or parts of learning English, in a much more natural way. Sì, dovete avere un approccio più naturale rispetto per quanto riguarda l'apprendimento della lingua inglese, un approccio naturale, okay? Non forzato rispetto a studiare le regole grammaticali, le eccezioni, le espressioni che non si usano mai in nessuna circostanza praticamente, o che si usano raramente. Cioè ci sono state, cioè perché noi stiamo creando questo videocorso ovviamente appunto, e ci sono delle regole grammaticali sul libro di testo, ok? Che utilizziamo come riferimento, non è che lo copiamo, facciamo delle robe strane, delle regole grammaticali che in realtà sono sbagliate. Cioè l'ho fatta leggere a lei, mi fa: ma questa cosa non è vera, cioè come potete, è assurda, no? Like there are grammatical rules that they are wrong. That are wrong. They are wrong. Yeah, You yeah. remember? What, like where they've got exceptions? With the exceptions? Yeah, sometimes. Yeah, like you'll have in the textbook. Yeah, like you'll have examples of when it's a singular noun and a plural noun. Like, remember, if it ends in O, like potato. Yeah, like potatoes. You add ES, so it's potatoes, OES at the end, yeah. And that's a general rule. It's a general rule on the textbook. Yeah, for when it ends in O. But then you have an exception of the rule. For example, like photos. Photo to plural, photo singular, photos plural, it ends in an O, but the plural doesn't follow that rule. It's an exception to the rule. The exception of the exception of the exception. Yeah, exactly. How can you learn How can you it? remember? Yeah. It's crazy. So, like we're saying, is the take-home message is understanding the more difficult aspects of English. For example, the irregular verbs, the tenses, because it's a lot easier to pick up vocabulary than it is like the grammatical aspects, and that is why school focuses on the grammatical aspects so much, because it is the harder part. But you do learn the grammar through examples. That is a fact. And the only way you can do that is immersing yourself in the language by speaking it and listening to it. They are the 2 best methods to approach it, really. Yeah. Quindi adesso vi dirò una frase che vi cambierà completamente la vita, nel senso che voi capite la grammatica attraverso gli esempi. Cioè la grammatica la grammatica senza gli esempi non la capite, perché è impossibile da capire. Cioè voi attraverso gli esempi potete estrapolare la grammatica. Però il processo che tenta di fare la scuola è esattamente il contrario, cioè insegnarvi la regola grammaticale e poi voi in teoria dovreste essere in grado di applicarla. In realtà non è così. Prima dovete partire dagli esempi, poi potete imparare la grammatica. Cioè, ci sono anche sbagliate le tempistiche. Cioè quello che dovete fare è esattamente l'opposto. Quindi voi capite la grammatica attraverso gli esempi. Quindi partendo dagli esempi potete estrapolare quella che è la grammatica, perché per esempio ci sono molte regole grammaticali che hanno un'eccezione, poi c'è l'eccezione c'è l'eccezione della eccezione, cioè è assurda questa cosa. Come potete ricordarvi tutte queste cose? Poi ci sono i verbi regolari, i nomi, gli aggettivi, cioè per costruire una frase banale, una conversazione di 10 minuti, cioè in ultima analisi il vostro risultato, la vostra capacità si identifica in una conversazione semplice di 10 minuti con una persona madrelingua, punto.
non ci sono certificati, non ci sono le regole grammaticali, non ci sono libri di testo. Voi siete in grado di parlare l'inglese se siete capaci di sostenere una conversazione di 10 minuti parlando di qualsiasi cosa con una persona madrelingua. Siete capaci sì o no, punto. Non è che dovete stare qui a diventare matti a studiare i verbi, gli avverbi, tutte queste cose qui che, a parte che non sapete neanche voi, neanche i vostri professori sanno la frequenza che cioè, se un aggettivo, un verbo o un avverbio viene utilizzato più o meno tanto, ok? Perché alla fine, ragazzi, i discorsi che si fanno tra le persone, anche madrelingua, cioè le parole che si usano all'interno di una conversazione sono sempre le stesse, no? Guardate i film in inglese, le parole che girano, i verbi che girano, i phrasal verbs che girano sono sempre quelli, quindi non è che dovete stare qui a diventare matti, però dovete appunto sapere dovete seguire il metodo giusto e capire questi concetti che sono alla base del tutto, ok? Quindi in questo video siamo stati chiarissimi, ok? Abbiamo descritto tutti i 4 punti che abbiamo stabilito appunto prima di registrare questo video. Do you want to add anything? No, I think that's everything. We've made our main points. Yeah. Made points. Yeah. So that's all. Bye bye. Adios. Bye. Ciao. Ciao.